Ragazzi, buongiorno, oggi è sabato 11 aprile 2026, sono le 10:30 e siamo finalmente nelle nostre zone. Vi riporto dopo un bel po' di video da in giro per il mondo nelle nostre zone, e oggi siamo sopra Roccaforte, Mondovì, in provincia di Cuneo. Siamo a Sant'Anna di Prea. Qui vedete la foto di questa Sant'Anna, e da qui parte la camminata per arrivare alla Baita Elica e al Monte Pigna. Ora, oggi fa brutto, quindi credo che ci fermeremo alla Baita Elica, però con poco più di mezz'oretta dalla Baita Elica, che ci vanno una cinquantina di minuti di qua, si può arrivare appunto su questo Monte Pigna. La camminata parte da qui, da questa chiesetta di Sant'Anna di Prea. Oggi tra l'altro la Baita Elica è pure chiusa, insomma è un rifugio in cui si mangia molto bene. Il sentiero per salire praticamente è tutto così, questa strada che adesso è asfaltata, poi sarà dopo sterrata, e poi se volete ci sono delle scorciatoie che passano da dei sentieri, ma insomma è già abbastanza corta di suo, non è che le scorciatoie servono a molto. Oggi è brutto, non si vede niente. Dovrebbe vedersi insomma un po' di paesini, da sopra si vedrebbe anche Prato Nevoso, e là in fondo c'è tutta la parte della Valle Ellero, che anche qua è Valle Ellero, ma molto più bassa, con il rifugio Mondovì, e poi se uno prosegue dall'altra parte c'è il rifugio Verelli e tutta quella che è la Valle Pesio. Qui abbiamo la prima possibile deviazione. Arrivata alla fine di questa strada, se proseguite su di qua, cosa che faremo noi adesso, inizia la strada sterrata e fate tutto il giro lungo per poi arrivare al rifugio Elica. Se invece tagliate di qua, la strada è bella fino a una borgata lì sopra, e poi bisogna passare un po' per i prati e un po' per i sentieri, però si taglia, perché invece che fare tutto il giro lungo si taglia direttamente da lì e si arriva. Da lì poi si può anche arrivare, come vedete, al rifugio Mondovì in circa 4 ore, e di qua invece si può arrivare alla Rocca Soprana, Costa Ragna e Colle del Bric Agaccio. Questa al ritorno è una bellissima scorciatoia, perché voi tagliate dal prato e arrivate sulla strada asfaltata direttamente, ma insomma a salire è un po' dura. Qui c'è la prima possibilità di fare una deviazione: o proseguite su di qua come faremo noi, fate la strada e arrivate lì dietro, oppure tagliate su da lì e arrivate direttamente tagliando 2 o 3 curve. È bella da fare al ritorno, perché in salita è più dura di fare quella normale. Qui dove arriva la scorciatoia, e ora si va su, e per un po' non ci sono più scorciatoie. C'è una nebbia assurda oggi, sono 2 settimane di fila che fa bello, c'è il sole che spacca le pietre. Quando mi decido ad andare in montagna, tracchete, che non si vede più una mazza di niente. Esattamente lì c'è Prato Nevoso, e là si dovrebbe vedere anche la baia della Turra, il Montese della Tura, e poi lì sotto c'è il rifugio Mondovì, e là sotto c'è invece tutta quella che è la pianura di Villanova, Mondovì, di Mondovì, di Vicoforte e di quei paesi lì. E invece di qua ci sono ancora un quarto d'ora per arrivare alla Baita. Questo che c'è qui è il rifugio Margherita, che fu costruito tra il 34 e il 35 da Giovanni Basso, che lo dedicò a sua nonna, anzi la bisnonna Margherita, e poi durante la seconda guerra mondiale fu usato come sede del primo nucleo della brigata Valle Ellero, quindi della Resistenza. Fu incendiato e assediato, però non fu mai distrutto, e poi insomma ha chiuso quando ha aperto la Baita Elica. Oggi credo si possa affittare, ma non ne sono così sicuro, ha una decina di posti letto, e quindi questa qua è una foto antica con lì la punta del Monte Pigna.
La baita elica è giusto lì sopra. Lì è pieno di neve, comunque farete il giro nel bosco lì e arrivate su di qua, invece qua c'è un po' di neve, quindi tagliamo di qua e arriviamo direttamente. Siamo arrivati alla baita elica, non si vede nulla, tutto completamente coperto dalle nebbie. Comunque là, come dicevo, ci dovrebbe essere il parto nevoso, poi il rifugio Mondovì, sopra c'è il Monte Pigna, c'è anche la pista da sci, che è un altro rifugetto. Qui abbiamo il rifugio che ora è chiuso, e dall'altra parte, se uno guardasse giù di là, vede tutta la piana di Cuneo e anche il Monviso. Lì dietro c'è altra roba, c'è una casetta e un parco giochini e nulla. Qui resta la baita rifugio elica. Noi siamo qua e a brevissimo torneremo giù, perché tanto qua non abbiamo più nulla da fare. Sul monte chiaramente non andiamo, perché con sta nebbia non c'è nessun senso, e più di così non vi posso far vedere. Un giorno che verrò, che ci sarà il sole, farò un video più decente, vi farò vedere il panorama e userò il drone, ma oggi la vedo una cosa abbastanza impossibile. 2 km e 600 metri per arrivare qui su, e ci abbiamo messo all'incirca un 45 minuti, poi ci abbiamo messo molto di più in realtà, che ci siamo fermati, però camminata effettiva, prendendosela molto con calma, un chilometro circa ogni 15-17 minuti, ci abbiamo messo 45 minuti. Insomma, la baita elica nasce come punto di ristoro per coloro che alla fine degli anni 90, alla fine degli anni 80 venivano qui sul Monte Pigna per fare escursioni estive, oppure di inverno per venire a sciare. Insomma, hanno creato questo punto di ristoro, visto che il rifugio Margherita era chiuso, in modo tale da permettere alla gente di potersi fermare. Poi è diventato anche un po' uno chalet in questo momento, perché è più bello che un rifugio normale, e in sostanza fa tantissimi coperti. Addirittura qualche mese fa siamo venuti che era Natale, ha fatto 300 coperti, quindi insomma per un rifugio è tantissima roba in un giorno. E niente, qui tra l'altro è anche un po' in un posto particolare, perché la vista è bellissima, è al centro di tutto, mantiene anche un po' vive le tradizioni, perché qua si parla il Chiè, che sarebbe una lingua di derivazione occitana, con tratti piemontesi e di altre lingue ormai estinte, che è una lingua, un dialetto a rischio di estinzione. Ecco, qua i proprietari parlano ancora questo dialetto, e quindi è anche un po' una bella cosa a livello culturale proprio. E mezzogiorno abbandoniamo il rifugio e torniamo giù verso la macchina, perché in una mezz'oretta dovremmo arrivare. Più andiamo giù e più la nebbia cala, invece più si va su più diventa fitta. Siamo adesso per la scorciatoia. Devo dire che è abbastanza scivolosa, ma il peggio qua in autunno, quando piove, poi cadono le foglie e praticamente non si sta in piedi. Adesso è mediamente fattibile, e in 2 minuti anziché 5-6 si arriva di nuovo sul sentiero principale. Altra scorciatoia, passiamo di qua, così andiamo dentro sulla strada e ci togliamo altri 5 minuti. E niente, ci abbiamo messo per ora 25 minuti a scendere, arriveremo alla macchina che ci vuole mezz'ora. Se fate la strada completa ci mettete 35 minuti, poi mi ammazzo, ma comunque siamo andati giù abbastanza lenti. Si sta aprendo, si vede addirittura il bosco là in fondo. Siamo tornati dalla macchina, in totale abbiamo fatto 5 km più o meno, e ci abbiamo messo 1 ora e 20. Considerate 45 minuti a scendere, a salire, e 35 a scendere. Qui c'è questo bello più o meno paesino, e questo invece è il santuario di Sant'Anna, costruito nel 1763 in stile barocco francese, e fu costruita perché in quegli anni la comunità occitana Chiè,
che è quella di cui vi accennavo prima, stava crescendo e aveva bisogno di un luogo di culto. Quindi hanno costruito questa chiesa in barocco francese, ha uno stile, devo dire, molto molto bello, almeno è un po' diversa dalle altre chiese, e qui di inverno si fa anche il presepe vivente, e quindi nonostante sia una basilica molto poco importante, di inverno sotto Natale diventa un'attrazione che per noi qua monregalesi è importante ed è dedicata a Sant'Anna, perché Sant'Anna è un po' la divinità principale della provincia di Cuneo, ma in generale comunque più nello specifico delle valli monregalesi. Da qui partono anche altri sentieri che si possono scoprire su questo sito che vi metto in descrizione, e appunto ci sono un po' di sentieri: il giro dei borghi, il giro delle Losere, il giro della Matutina, il giro del Pigna e il giro dell'Olocco, che girano un po' intorno alla Baita Elica e al Monte Pigna. E noi adesso siamo arrivati appunto dalla macchina, quindi vi do appuntamento al prossimo video, che non so quando sarà, ma prima o poi sarà, e non so neanche dove vi porterò nel prossimo video, ma questo lo scoprirete solamente vivendo. Quindi ciao a tutti da Loggia.